Bene carissimi, siamo nuovamente qui per parlare di LumaFusion, per vedere un effetto di titoli così molto semplice. Sapete che io sono sempre per la semplicità e il minimale. Un titolo dove andremo a mettere un logo su un'immagine che abbiamo praticamente scomposto con Photoroom. Una cosa molto semplice ma molto d'effetto, e poi aggiungiamo anche un effetto sonoro. Quindi prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionate la campanella, tirche tracche, tirche ballacche. Sapete che per sostenere i canali questa è la strada migliore. Bene, andiamo a vedere cosa ho combinato. La prima operazione che bisogna fare è ovviamente recuperare gli elementi, no? Che ci servono per questa piccola sigla, questo piccolo effetto parallax che avevamo già visto, ma questa volta lo facciamo in modo diverso, vedendo una funzione nuova in Photoroom. Innanzitutto andiamo su ovviamente Google, cerchiamo quello che ci serve. Ecco, io prenderò un logo di un cliente. Allora, andiamo qua che su Facebook ha ovviamente io l'ho già fatto perché ovviamente vi ho fatto un'intervista, quindi l'abbiamo già fatto. Ecco, questo qua, ho trovato questo molto interessante, questo post, e mi serve solo questa parte qui. Quindi faccio così, vado a fare praticamente salva foto e vado però a ritagliarmi la parte, perché Photoroom c'è un problema. C'è un problema che non riesce a fare il crop, non me lo chiedete perché, e non riesce. Quindi vado in modifica, vado in crop, qui siamo ovviamente nell'applicazione di iOS, quindi benissimo così. Vado a prendere quello che mi serve, ok? Quindi vado a tagliare anche questa parte che non mi serve, il codice a barre e tutto il resto. Faccio così, lo centro un po', ok, c'è tutto, e vado su fine. A questo punto la seconda cosa che mi serve è un'immagine, ok? Un'immagine del, diciamo proprio del filmato, quindi vado a fare più, tanto mi servirà per dopo, vado a fare più e vado a caricare il filmato dell'intervista. Io ce l'ho già in memoria ovviamente per ridurre i tempi. Allora, eccolo qua, e l'intervista è questa qui, mi sembra di sì perché è quella lunga, ok, perfetto. La butto dentro la timeline, ok, così, brutalmente. Vado indietro e vado praticamente al fotogramma che mi serve per fare quello che devo fare. Ecco, posso anche prendere questo. Quando Luca guarda di là e stanno per iniziare, quindi faccio così, vado a procurarmi un fotogramma e vado anche a tagliare il filmato, così praticamente il fotogramma è lo stesso, ok? Che poi ci servirà per fare quello che bisogna fare. Ok, adesso vado in Photoroom, che qui non c'è, e cosa faccio in Photoroom? Faccio innanzitutto, vado a caricare, sperando che non sia un progetto aperto, no, vado a caricare l'immagine e gli faccio fare la stessa cosa, cioè sempre scontornare l'immagine, eccetera, eccetera. Ok, la solita cosa. Poi vado nella voce immagine originale. Ecco, non sempre l'immagine originale viene fuori alla prima. Ok, è venuta fuori alla prima, quindi sono io che sono stato mal fidato. Ok, adesso se voi state bene attenti, ha sempre praticamente diviso il background dal foreground. Con questa particolarità che io se lo sposto, vedete che dietro c'è il bianco? Ok? Ok, vedete che adesso ha rimosso praticamente le persone. Se io torno indietro, ok, le persone sono rimesse lì, ma il bianco dietro non c'è più. Ha fatto una sorta di alone e ha fatto una sorta di ricostruzione. A noi va benissimo così, va benissimo. Quindi faccio così, vado a eliminare adesso, diciamo, le due persone, vado a salvare il background, ok, così com'è. Quando ho finito vado indietro, faccio di nuovo undo, a questo punto undo e vado a fare così, vado a cancellare il background e vado a scaricare, oppure diciamo a esportare solo le due persone. Ora vado indietro, ok, e quindi mi fermo qui, ok, per adesso.
Giunti in LumaFusion, chiuso tutto, anche Photoroom e tutto, perché il mio iPad ovviamente è un po' vecchiotto, non ce la fa più. Ho questa l'immagine, giusto? Questa, eravamo arrivati qui. Non faccio altro adesso che andare sul rollino fotografico e andare a caricare tutti quegli elementi che mi servono. Innanzitutto il background lo devo mettere sotto questo qua, che praticamente io ho messo, ecco, ho messo 5 secondi, ok? Diciamo l'immagine l'ho messa la foto di 5 secondi. E poi vado a caricare ovviamente questo, che è in sovraimpressione, perché deve essere quello che è in sovraimpressione. A questo punto cosa faccio? Comincio a fare un primo movimento, vado qui nel background e cosa faccio? Vado indietro ovviamente, ok. Ecco, prima di mettere le transizioni, ok, facciamo questo movimento qua. E lo vado a ingrandire di un tot, posso andare con i numeri, posso andare a braccio, posso andare a voce, quello che volete. Ok, lo ingrandiamo così. Mm. Poi torno indietro e vado a ingrandire anche questo. Meno però, meno del background, se no l'effetto non c'è. Ecco, si porta dietro un po' i fogli, no, sì, i fogli si porta dietro, ma va bene, sono così lo stesso. Ecco, andiamo a vedere cosa è successo. Ecco, i fogli forse bisognava levarli, vabbè, ok, andiamo. Vedete che il background praticamente... Ah, ok, però possiamo fare ancora di più perché se diamo ancora un movimento ancora più accennato, accentuato, non accennato perché accennato è meno, al background, senza esagerare perché poi... Ecco, date coi numeri così ci rigiochiamo e facciamo un bel lotto. Allora, vedete? Come prima, vabbè, non l'ho tanto enfatizzato, però va bene, ok? Sì, siamo scienze. Aspettate che allora andiamo coi numeri, facciamo prima. Allora, abbiamo un 120, allora. Ok, 120 direi che è più che sufficienti. Ok, vedete che la nostra animazione comincia a prendere corpo. Ora andiamo a prendere quest'altra immagine, ce la andiamo a mettere su, andiamo un po' avanti, ne tagliamo un pezzettino perché non voglio che appaia subito, ok? Adesso non stiamo a fare i conteggi di quanti minuti dobbiamo far apparire, far scomparire, ragazzi, queste cose lasciamoli ai geometri, ok? Andiamo un po' così, poi ognuno si farà i suoi conticini. Allora, ok, e anche qua possiamo fare qualcosa, ok? Andiamo indietro, siamo già indietro. A questo punto questa la facciamo rimpicciolire invece di ingrandire, così va indietro questa. Ok, quindi abbiamo creato un movimentone, perché guardate qua. Ok, un movimento, quindi è molto carina, semplice ma carina, ok? È un po' chiara la scritta, però vabbè, lascio perdere. Adesso andiamo a mettere gli effetti. Gli effetti io ho messo un secondo che mi pare un pochino tanto, un secondo qua. Quindi farei così, vediamo se ci riusciamo. Transizioni, allora, 0.50. Abbiamo fatto 5, allora facciamo ah ecco, vedi 5 2, allora, scusa, ma non è 0.50? Enter, ok. Abbiamo fatto metà secondo, ok. Vediamo un po' come va. Ora andiamo qua, selezionato la clip, ci avviciniamo, ok. Andiamo in transizioni e ho imparato, a dirlo, visto? Ho preso video transazioni come quelle della banca. O transizioni quelle della banca e transazioni... No, scherzo. Andiamo a prendere diciamo, l'effetto che ci serve. Ok, prendiamo questo, ce lo schiaffiamo qua. Andiamo a vedere. Ok. E qua ci mettiamo l'altro diverso. Ok, dovrebbe essere così. Ok, adesso l'effetto
per mettere un effetto che sia giusto, dovremo trovare un effetto che dura 50 secondi, anche se gli effetti che ci sono, diciamo gli effetti che troviamo in Storyblocks o qualsiasi parte del mondo, hanno sempre un inizio e una coda, cioè praticamente hanno sempre un silenzio all'inizio e un silenzio alla fine. Allora, per fare prima andiamo qua sotto, perché adesso non vuole caricare gli effetti sonori, ma noi ce ne strafreghiamo perché siamo più bravi di lui. Andiamo a cercare un effetto, ok, che sia un effetto corto, perché qua non vedo neanche ma questo non credo che sia il mio iPad, penso che sia più un problema di linea, perché non è possibile che sia così. Comunque va bene lo stesso. Andiamo a cercare qualcosa da un secondo. Potremmo far così, mettere durata, ok, c'è già, durata non c'è, durata, ok, crescente, quindi c'è tutto, però gli effetti sono qua. Allora, gli effetti sono qua, vediamo un po'. 58 secondi, com'è possibile? Ce l'avevamo anche da uno, non ne abbiamo, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. 016, 21, 32. Ok, vediamo un po' questo, sentiamo un po'. No, questo non mi piace. Vediamo questo. Questo è un po' lungo perché ovviamente l'effettino è corto, ok? L'effettino è corto, è sempre lo stesso, eccolo qua. Allora, vediamo un po' di piazzarlo qua. Lo piazziamo all'entrata, vedete qua l'entrata? Sentiamo un po' che effetto fa. Ok? E quindi anche all'uscita qui sotto, all'inizio, proprio quando inizia la transizione, quindi avremo un in e un out. Ecco, poi per far iniziare ovviamente questo che praticamente si vede, ok, si vede lo stacco, ok, dal frame, diciamo, dallo still al filmato, possiamo andare a prendere un'altra transizione. Ecco, quella che io trovo molto carina è sicuramente il flash, oppure c'è anche questa che deve essere altrettanto carina. Ecco, vedete, io l'ho messa qui sotto, ok? Qui giustamente mi propone qua, è giusto così, perché questo deve sparire prima. Ok, vedete che tutto funziona. Siamo a Roncoscrivia. Ok? Poi possiamo anche andare ovviamente a decidere di rimpicciolire la transizione qua, di conseguenza aumentiamo questo, ok, facciamo un po' di pastrocchi, ok, e diminuiamo anche, facciamo così, diminuiamo anche questa, cioè in modo che sia tutto più veloce, Siamo a... ok? Poi possiamo anche tagliarlo qua, prima, perché non ci serve tutto questo. Siamo a Roncoscrivia. Possiamo anche tagliare qua quando questa sparisce, ok? Sparisce anche questa, e sparisce anche questa, quindi sarebbe così. Siamo... E prima ancora, giustamente, questa deve sparire prima che sparisce quella, ok? Poi possiamo anche cambiare l'effetto se non ci piace, però Siamo ok, a... vabbè, l'iPad è un po' lento, ma è lui che... Siamo Ok, a... vedete che come tutto va per il meglio, Siamo a... ok? Dai, un effettino semplice. Perfetto, avete visto, abbiamo importato il logo, abbiamo scontornato la nostra immagine, abbiamo praticamente diciamo sfondato, stavo dicendo, scomposto la nostra immagine dividendo il background dal foreground, però
non sfocandolo, quindi Photoroom ha fatto una sorta di ritocco, molto così non precisissimo, però serve a quello che abbiamo fatto. Detto questo, se volete ovviamente condividete questo video con i vostri amici. Ho visto l'ultima volta sono state 47 condivisioni, ragazzi, veramente una cosa eccezionale, grazie mille. Ovviamente la strada anche questa migliore per far crescere un canale, se interessano i video ovviamente. E in ultimo, così se volete, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi abbraccio tutti e alla prossima. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!